Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi video molto interessante. Ritorniamo alla nostra bellissima lavagna, ragazzi, per parlare di che cosa? Di un sistema che può e potrebbe e lo fa, ragazzi, aiutarci con il fotovoltaico da balcone. Allora, cos'è il fotovoltaico da balcone? Il fotovoltaico da balcone è l'uso di uno o due pannelli solari fotovoltaici piazzati sul balcone, nella verandina. Comunque, ragazzi, parliamo di impianti piccoli come potenza, molto limitati, però diciamo che qualcosina fanno risparmiare. Però, ragazzi, qual è il problema di questa tipologia di impianti? Il problema vero è che funzionano solo di giorno, quando c'è il sole. Di notte purtroppo non funzionano perché non hanno un gruppo di accumulo, cioè loro vengono come tipologia di impianto, è un fotovoltaico in grid o on grid comunque. Ok, e questo sta a significare che è connesso in rete, ok? Connesso in rete tramite una spina, ok? Qua c'è la spina, 1, 2, un asciugo connesso a casa tua, ok? 1, 2, questo è l'asciugo della parete, 220 volt. Bene. Di giorno questo impianto più o meno produce, più o meno ti farà risparmiare qualcosa al mese. Però ragazzi, se vogliamo aumentare ancora di più il risparmio, non abbiamo tanto spazio per installare tanti pannelli, per installare un sistema differente che è quello, per esempio, che io adoro, che io utilizzo e che davvero fa la differenza nel risparmio mensile in bolletta, l'off-grid. Off-grid è un'altra cosa. Questo è in grid. Il fotovoltaico in grid è formato da pannello solare connesso con un microinverter in grid, connesso poi, come abbiamo visto, alla presa di casa. Giustamente, ragazzi, ci deve essere anche un magneto termico qui, ok, qui una bella cassettina con magneto termico, tutto studiato, fatto carino anche per la sicurezza dell'impianto, sia questo che l'impianto di casa, per proteggere entrambi da eventuali cortocircuiti, sovraccarichi, eccetera eccetera eccetera. Bene, di giorno questo produce, ok? Produce. Questo trasforma 29 volt, 30 volt che può avere questo pannello in uscita in 220 volt per appunto immetterlo nell'abitazione. Questi inverter, tutti gli in grid, devono essere certificati per normativa 021 CEI 021. Questa normativa dice che se l'impianto è in funzione e la linea elettrica dell'appartamento, della strada, del paese si interrompe per un blackout, questo inverter immediatamente, dato che è connesso all'impianto della tua casa, deve anche lui, questa è la tua casa, bene, deve anche questo interrompersi, ok? La CEI 021 regola questo, che gli inverter in grid connessi in rete, ok, debbano interrompersi sull'uscita. Perciò questo normalmente, queste sono le celle ed è il pannello solare. Bene. Uno dei tanti problemi, oltre quello della bassa potenza, perché mettiamo il caso questo sia un 400 watt, un 450 watt, di solito si utilizzano queste potenze, forse anche meno di queste potenze come
pannello solare. L'inverter può essere un 350 watt, un 600 watt, comunque ragazzi inferiore a 800 watt, perché poi è tutto un casino e per regolamentazione non possono essere installati. Ci sono varie documentazioni, o meglio comunicazioni da fare, ma solo ed esclusivamente se il tuo impianto supera una certa soglia. In questo video però ragazzi vi farò vedere come è possibile sfruttare questo impianto anche di notte, perché tu mi dirai Fox, ma i pannelli producono di giorno, perciò di giorno io ho a casa luce dei pannelli, corretto? Ma di notte come faccio io ad avere la luce gratuita se i miei pannelli giustamente non producono? Ragazzi, volendo è semplice, però ci vuole un pochino di tecnica. Ascoltatemi benissimo. Se noi andiamo a prendere un pannello, ok? Questo è un pannello, può avere potenza 400, 450, 500, comunque mix potenza, lo colleghiamo al nostro inverter, bene, e lo colleghiamo alla nostra cassettina con protezione e roba varia, e poi lo colleghiamo all'impianto elettrico della casa, giusto? Questo impianto è l'impianto giornaliero, quello che ci farà la produzione di giorno. Bene, di notte prendiamo un altro pannello, ok, simile a quello. Prendiamo che cosa stavolta? Qui ragazzi ora entrano in gioco delle componenti nuove. Andiamo a prendere, connesso al pannello, un regolatore di carica, magari MPPT, che ho anche un DC-DC, comunque meglio un MPPT realizzato appunto per fotovoltaico. Questo è il regolatore, metti il caso 30 volt, in base poi si sceglie in base ai volt del pannello e anche alla corrente del pannello. Poi che cosa? La bella nostra batteria di accumulo, una ragazzi batteria Li-4 per esempio, che di giorno verrà ricaricata dal nostro nuovo impiantino con un solo pannello. Perciò andiamo a ricaricare questa batteria, perciò 24 volt, questo è sempre 24 volt, batteria Li-4 24 volt, perciò 8 celle serie, 8 celle serie, ed è un 24 volt. Io ho un 48 volt, chi mi segue lo sa, il mio impianto sfrutta 16 celle, ok? Mettiamo il caso qui di utilizzare 8 celle da 100 ampere-ora, considerando anche che il pannello è piccoletto, non possiamo andare ad abbondare ragazzi come grandezza della batteria, però ci accontentiamo di poter anche di notte risparmiare quella corrente, ok? Ma tu mi dirai Fox, ma che stai dicendo? Come fai tu a collegare una batteria 24 volt all'appartamento? È vero ragazzi, avete ragione, ma qui entra di scena un altro componente. Cosa? Questo ragazzi, un nuovo inverter in grid, sempre CEI 021, in grid 021. E qui la presa che andrà alla tua sciugo dell'appartamento, perciò anche questo plug and play ragazzi. Tu mi dirai Fox, ma come fa l'inverter a dare energia? Come fa? Se in questo sistema avevamo 30 volt, per esempio del pannello, l'inverter in tempo reale converte i 30 volt del pannello in 220, ok? 220, ok? Qui abbiamo la stessa cosa, con la sola differenza che l'energia, l'inverter qui la dà la batteria.
Perciò ragazzi, facendo così è possibile, con l'uso di un pannello più un inverter di giorno, perciò tu ufficialmente sfrutti un inverter solo di giorno e anche di notte un inverter solo, perciò praticamente nella tua abitazione, nonostante ci siano installati due inverter, ma ne lavora sempre uno alla volta, di giorno questo, di notte questo. Mi dirai anche Fox, ma così mi viene a costare uno sproposito. Ragazzi, ovviamente ti costa qualcosa in più, le celle sono da comprare, la BMS, che io non l'ho messa, però ragazzi, la BMS è un altro componente affine della batteria e deve esserci obbligatoriamente. Devi anche acquistare il regolatore, però ragazzi, facendo così avrete una diminuzione di energia consumata di giorno grazie a questo e un'altra di notte, perciò sfruttando questo sistema ragazzi, che come vedi può essere complesso e lo è perché è un po' arduo e ancora ragazzi non ho visto nessuno che ha optato, anzi qualcuno c'è e tiene come segreto di Stato tutto questo, ma ragazzi c'è poco da tenere come segreto di Stato, perché è questo: chi ha a casa un impianto è connesso in rete in grid con CEI 021 di inverter, sappia che potrebbe ricreare un secondo impianto con un altro inverter che fa il gioco opposto. E tu mi dirai Fox, ma come posso io avviare questo quando questo non funziona più? Perché giustamente questo, arrivando a una certa ora della giornata, non va più in produzione, perché l'inverter come funziona? Quando c'è una soglia, ok, massima, lui produce, media produce, minima di produzione, lui sa che sta andando a scendere la luce del sole e automaticamente si spegne. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come tutti gli impianti off-grid: prendere un ATS. L'ATS non è altro che un contattore automatico che ti legge due tensioni e in base a come è stato cablato te ne attiva una e te ne disattiva l'altra, o in alternativa ti disattiva questa per attivarti l'altra. Qui andiamo a mettere la 220 del nostro impianto di giorno, qui disegniamo il sole e questo c'è la luna, ok? Qui andiamo a mettere l'impianto con inverter di giorno connesso qui e qui ci mettiamo quello con la luna, ok? Qui disegniamo la luna, bene, le stelline. Cosa succede? Il nostro ATS, quando l'inverter di giorno, ok, non darà più energia, in maniera automatica in uscita, ok, qui ci sarà 220 volt, giustamente. Cosa fa? Se c'è sole mi fa lavorare questa linea, ma quando non c'è più sole, qui non ho più 220, ma lui sente che i 220 qua ci sono. Perché ragazzi? Perché giustamente il nostro impianto con batteria risulta carico, perciò la linea c'è. Cosa fa? Stacca uno ed attacca l'altro inverter, sempre in grid, sempre CEI 021. Tutto deve essere fatto sempre in sicurezza per la rete, verso la rete. Perciò con questo sistema che si sta, diciamo, complicando man mano parliamo, è vero, però ragazzi qua già hai un sistema in grid ma che assomiglia tanto a un in grid con accumulo, cioè quelli dei bonus. I bonus 110, 50 hanno anche il gruppo di accumulo. Certo, non tutti hanno il gruppo di accumulo, ma con questa tecnica potrete andare a sfruttare
un gruppo di accumulo, litio, ricaricarlo tramite un regolatore di carica, un pannello solare. Oh ragazzi, volendo, attenzione a quello che vi sto dicendo, o eventualmente volendo più pannelli solari, ok? Qui in serie, in base o in parallelo, giustamente, in base alle caratteristiche, sempre però rispettando le caratteristiche del regolatore di carica. Poi in uscita noi dobbiamo sempre mantenere quei 30 volt per ricaricare la batteria. A questo punto tu mi dirai: Fox, ma posso poi mai mettere 3-4 pannelli? Non sono fuori legge perché mi supero la potenza prodotta? No, perché la normativa impone una potenza di sotto i 600 watt, 800 watt, ma di che cosa? Dell'inverter. Perciò se qui tu hai una sfilza di pannelli che ti ricaricano la tua batteria, questo sta a significare che più pannelli hai, più batteria grande potresti avere, e questo sta a significare che tu di sera, di notte, hai un bel accumulo, ok, per far fronte a tutta la nottata. Però attenzione, l'inverter è limitato: 600, 350, 800, tutto sta poi in base a se volete fare la dichiarazione, la comunicazione, o se preferite fare un piccolo on grid solo per avere un po' di potenza extra in più. Però ragazzi, a questo punto, ok, lavora meglio così che così, perché così diretto hai sempre e comunque l'obbligo del sole. Se non c'è sole, questo non ti produce. È vero che se non c'è sole questo non lo puoi ricaricare, questa batteria non la puoi ricaricare, è verissimo ragazzi, però è anche vero che più pannelli hanno una più grande portata di energia di uno solo. Perciò quasi sicuramente, ragazzi, questo sistema potrebbe essere utilizzato anche di giorno. Perché? Perché di giorno io ho tutti questi pannelli che mi alimentano, che mi ricaricano questa batteria, ok? Bene. Perciò metti il caso 3 pannelli da 300 watt, ok? E sono 3, 6, sono 900 watt totali. Questi 900 watt di pannelli durante il giorno mi hanno ricaricato questa batteria, che ora possiamo farlo un pochino più grande, non più 100 ampere, ma possiamo arrivare forse anche a 200, ok? 200, 250 ampere ogni singola cella. Ma ragazzi, regolatore, batteria, usciamo dalla batteria. Ovvio che serve tutta la parte di protezione, servono i cavi in corrente continua di grossa sezione, servono i fusibili, servono i magnetotermici di linea NDC, servono tutte le protezioni, e più stiamo parlando più i prezzi aumentano, più il costo aumenta. Però ragazzi, dico, non c'è discussione. Un sistema di questo, sei sempre, ripeto, stai sempre seguendo la normativa, perché la normativa dice che l'impianto connesso alla rete dell'appartamento non deve superare tot potenza, e tu non la superi, perché qui tu vai a metterci sempre per esempio, se vuoi essere bravissimo, un 350 watt, e così non c'è bisogno neanche di fare nessuna richiesta. Però ragazzi, è normale, 350 watt ti possono dare aiuto, ti possono far funzionare per esempio tutto il giorno il frigo, e bassi carichi, è un surplus in più per poter risparmiare. Se poi fai la comunicazione, arrivi anche a 600,
Ci sono anche gli inverter con doppio pannello, cioè un solo inverter ha 2 ingressi, pannello 1, pannello 2, e tu facendo così puoi andare a utilizzare, nel caso però di connessione diretta, ok ragazzi, così qui al posto di questo puoi utilizzare doppio pannello qui che ti dà la 220 giornaliera. Qui ragazzi va benissimo un inverter singolo, non doppio, perché alla fine ciò che dobbiamo utilizzare è una batteria. Se poi tu mi dici Fox, se voglio 2 batterie, stiamo complicando ancora di più, perché si moltiplica tutto, 2 batterie, 2 BMS, 2 quadri di protezione, doppi cavi, troppo casino ragazzi. A quel punto, per quanto stai spendendo, fermati, fatti un off grid, un bello off grid da 3 kW, da 5 kW con 7-8 pannelli, allora lì sì avrai energia di giorno e di notte quasi senza limiti, perché stiamo parlando di grosse potenze. Questo è semplicemente per risparmiare quel qualcosa, ok? Sia di giorno, che il sistema nasce di giorno, ma anche di notte. Con un'accortezza simile, con un sistema di questi, ragazzi, secondo me si possono avere davvero belle soddisfazioni. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto me lo fate sapere commentando. Vi avvicino la camera così forse potrete andare a vedere un pochino meglio. Ragazzi, che ne pensate? Fatemelo sapere, scrivetemelo sotto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, abbonatevi se volete sostenermi. Niente ragazzi, io vi invito alla visione dei prossimi video, arriveranno video davvero interessanti, arriveranno video molto interessanti anche per quanto riguarda le sponsorizzazioni, i collaboratori eccetera eccetera. Non vi anticipo nulla, ma ragazzi sto lavorando davvero in maniera molto profittevole per tutti. Ciao belli, al prossimo video.